Salve a tutti ragazzi, io sono Hobby Rocks e benvenuti nel mio studio. Oggi vi spiego come fare l'aggiornamento firmware dei sistemi digitali Fractal. Per il video di oggi utilizzerò la mia Fractal FM3 Mark II Turbo, ma ci tengo a precisare che la procedura che vi mostrerò qui è esattamente uguale anche per gli altri modelli come FM9, AX FX3. Dunque, per fare l'aggiornamento firmware e poi poter utilizzare il nostro sistema aggiornato ci servono due software. Il primo, Fractal Bot, che è il software che ci permette di aggiornare la nostra pedaliera, mentre l'altro, l'editor, che è quello che una volta che l'avremo aggiornata ci permetterà dunque di poter operare, di poter modificare e creare i nostri preset. Chiaramente il sistema digitale non è l'unico a dover essere aggiornato, anche i rispettivi Fractal Bot e Fractal Editor dovranno a loro volta essere aggiornati all'ultima versione. Quindi se siete già degli utenti Fractal da tempo e avete già questi due software installati nel vostro computer, sarà molto facile aggiornarli. Dunque, per verificare ed eventualmente aggiornare Fractal Bot ci basterà lanciarlo e una volta aperto cliccare qui in basso a destra dove c'è scritto Check for New Version. Verrà ovviamente effettuata una scansione nel web per vedere se c'è una nuova versione, oppure come in questo caso un avviso ci informa che non c'è nessuna nuova versione. Quindi questo Fractal Bot attualmente è l'ultima versione disponibile. Stessa identica cosa dicasi per l'editor, quindi io utilizzo una FM3, quindi farò partire FM3 Edit, attendo qualche secondo ed ecco che è comparsa questa finestra. Qui vengo avvisato che c'è una nuova versione dell'editor disponibile, quindi attenzione, questo non è un aggiornamento firmware della pedaliera, questo solamente installando, per così dire, il nuovo editor. In questo caso gli do ok, la scarico sul mio computer e la installo. Naturalmente queste procedure di aggiornamento di Fractal Bot e di Fractal Edit funzionano se voi li avevate già installati prima, ma per tutti quegli utenti che hanno acquistato una nuova unità o che comunque non hanno questi software installati nel computer, naturalmente bisogna scaricarli ed installarli. Quindi per scaricarli basta andare sul sito ufficiale di Fractal, vale a dire fractalaudio.com, andare su Support, Download e qui vediamo Fractal Bot. Clicco qui e qui potrò scaricarmi la versione per Macintosh o la versione per Windows. Naturalmente queste sono le versioni già aggiornate. Per quanto riguarda invece l'editor, stessa identica cosa, vado su Support, vado su Editors e naturalmente vado a scaricarmi l'editor relativo alla mia pedaliera. Io utilizzo una FM3 e quindi mi scarico FM3 Edit. Anche qui abbiamo la versione sia per Windows che per Macintosh già aggiornate. Dunque, se avete seguito il video fino a qui, sia che abbiate aggiornato i software, sia che abbiate scaricato ed installato i software, ci troviamo ad ogni modo ad avere i due software Fractal Bot e l'editor all'ultima versione installati e pronti all'uso. Quindi ora dobbiamo aggiornare la nostra pedaliera. Per far questo utilizzeremo Fractal Bot. Quindi per prima cosa assicuriamoci che il nostro sistema sia acceso e che sia collegato tramite USB al computer. Quindi avviamo Fractal Bot e selezioniamo il modello che stiamo utilizzando. In questo caso io sto utilizzando FM3. Compariranno queste tre spunte verdi che significa che una connessione è stata stabilita con la pedaliera. Siamo pronti per aggiornare. Attenzione però a un piccolo consiglio nella parte bassa. Ci viene consigliato infatti di selezionare un preset vuoto in modo da velocizzare il processo. Dunque semplicemente seleziono un preset vuoto alla fine della lista. Non è una cosa obbligatoria, ma aiuta FM3 in questo caso ad essere più veloce nell'installazione.
Torniamo quindi in FractalBot, vedete che già in automatico, dal momento che sono connesso ad internet, compare questo avviso qua, che c'è un nuovo firmware disponibile. Qui, tra parentesi, trovate il firmware attualmente installato nella vostra pedaliera. In questo caso io ho il firmware numero 11, mentre cliccando qui è disponibile il firmware numero 12. Quindi clicco qui. Qui c'è tutto il release note, quindi tutti gli aggiornamenti, tutte le aggiunte che sono state fatte. Clicco su download. In questo caso l'aggiornamento viene scaricato in locale, vuol dire che è stato scaricato e si viene mantenuto in memoria nel computer. Ebbene, come vedete scritto qua, in questo caso trattasi di un multi-file firmware install. Questa non è una regola, però può succedere, proprio come in questo caso, dall'aggiornamento dall'11 al 12, che dobbiamo fare due passaggi. Il primo passaggio sarà l'installazione del firmware, quindi installeremo in questo caso il firmware vero e proprio. Poi il secondo passaggio che dovremo fare sarà installare i Dynacab, in questo caso la versione 1.09. Perché? Perché significa che il firmware numero 12 necessita di Dynacab aggiornati. Se noi installiamo solo il firmware e non aggiorniamo i Dynacab, avremo un messaggio di errore. Quindi cominciamo con la prima parte, semplicemente clicco su Begin. Ora il firmware verrà trasferito dal nostro computer verso la pedaliera. Vedete, infatti, questo è l'avanzamento. Attenzione, questa non è l'installazione, questo è solamente il file transfer. Vuol dire che i file vengono trasferiti dal computer verso la pedaliera. Quindi dobbiamo semplicemente munirci di pazienza e attendere un po'. Bene, siamo giunti al 99%, 100%, ed ecco che FractalBot ha finito. Compare questa finestra in cui ci spiega che cosa dobbiamo fare successivamente. Semplicemente dovremo attendere che il sistema digitale finisca di installare il firmware, dopodiché dovremo semplicemente spegnere e riaccendere. Questa finestra qui la possiamo anche chiudere, non ci interessa più. Se diamo un occhio ora alla pedaliera, vediamo che c'è questa barra di avanzamento rossa. Questa è a tutti gli effetti l'installazione. Ora i file sono stati trasferiti nella memoria di FM3 in questo caso, e ora FM3 stessa li sta installando, quindi li sta proprio scompattando ed installando. Questo è un processo che richiede un po' più di tempo. Come al solito non scollegate l'energia elettrica, non scollegate il cavo USB, lasciate tutto così. Attendiamo un attimo finché non arriva al 100%. Ecco, siamo arrivati al 99%. Ed ecco che è stato installato. Compare questo avviso che ci dice di spegnere la pedaliera, attendere 5 secondi e poi riaccenderla. Quindi spegniamo, contiamo fino al 5 e riaccendiamo. Se diamo un occhio a FractalBot, che ricordiamoci di mantenerlo così com'è, attualmente ci dice che FM3 non è connessa. Infatti FM3 ora si sta avviando. Aspettiamo un attimo. Ed ecco che compare lo spauracchio di molti. Praticamente questo avviso, questo segnale rosso che ci informa che i Dynacab installati sono sbagliati. Non prendete paura, è del tutto normale. Infatti, se vi ricordate, questo è un multi-file firmware. Dobbiamo passare alla fase numero 2. Infatti, la fase numero 2 è proprio questa, l'installazione dei nuovi Dynacabs. Fate caso a una cosa importante, che FractalBot ha ristabilito la connessione con FM3 in automatico, quindi non dobbiamo toccare niente. Quindi praticamente ci basta semplicemente installare i Dynacab. Quindi di nuovo, come prima, clicchiamo su Begin e attendiamo anche in questo caso che i file, in questo caso dei Dynacab, vengano trasferiti dal computer verso
la pedaliera. Ecco, questo processo richiederà un po' più tempo del firmware perché i Dynacab hanno una dimensione un po' più grande. Bene, come vedete ci stiamo avvicinando alla fine, siamo al 99% ed ecco che al 100%, esattamente come è avvenuto per l'installazione del firmware, compare sempre la solita finestra che ci invita a fare esattamente la stessa cosa: attendere la fine dell'installazione dei Dynacab, poi spegnere e riaccendere la pedaliera. Chiaramente questa finestrella qui la possiamo anche chiudere per il momento. Dando un occhio ad FM3 vediamo che è comparsa nuovamente la barra di avanzamento di colore rosso, che sta a significare che prima sono stati trasferiti dal computer verso la pedaliera, ora stanno per essere installati, quindi attendiamo fino al termine. Ci vorrà un po' più di tempo rispetto all'installazione firmware. Ebbene, ecco, ci stiamo avvicinando alla fine, siamo al 98-99% e voilà! Di nuovo come prima, spegniamo la pedaliera, attendiamo 5 secondi e riaccendiamo. Ora avremo la nostra pedaliera con l'ultimo firmware e con l'ultima versione dei Dynacab. Chiaramente FractalBot lo possiamo anche chiudere perché ora questo software non ci serve più e dobbiamo invece avviare l'editor, perché naturalmente sebbene Fractal si possa utilizzare anche on board, diciamo che l'utilizzo dell'editor è quasi obbligatorio. Quindi lo avevamo già aggiornato prima o comunque avevamo già scaricato la versione aggiornata prima, facciamo partire in questo caso FM3 Edit e la cosa importante è che faccia questa scansione. Questo si chiama Refresh After New Firmware. Questo è un controllo che l'editor fa dopo ogni aggiornamento firmware. Che cosa sta facendo? Semplicemente sta controllando che tutti i vari effetti, tutti i vari blocchi, i parametri, i preset, i cabinet, gli impulse response, praticamente tutto il contenuto sia correttamente installato e sia allineato con la pedaliera. Quindi lasciamolo un attimo finire. Ebbene, ha terminato. Se per qualche motivo dovreste trovare dei problemi con degli effetti o magari alcuni amplificatori sono scomparsi, non trovate dei blocchi effetti che invece pare siano stati aggiunti con il firmware, andate su Settings e selezionate Refresh After New Firmware. È esattamente la stessa cosa che ho appena fatto un attimo fa. Bene ragazzi, la nostra pedaliera è aggiornata, i Dynacab sono aggiornati, FractalBot lo abbiamo installato e aggiornato, Fractal Edit lo abbiamo installato e aggiornato, siamo a posto. Ricordatevi sempre una cosa però, che ad ogni aggiornamento di pedaliera corrisponde anche un aggiornamento dell'editor, perché poi può succedere che tante volte si aggiorna la pedaliera ma non si aggiorna l'editor e questo crea una incompatibilità tra il computer e la pedaliera. Quindi mi raccomando, aggiornate e tenete aggiornato sempre tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero più che altro che vi sia stato d'aiuto. Io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina, sono operazioni gratuite, aiuterete questo canale a crescere. Vi invito anche a fare un salto sul mio sito robirox.it dove trovate i preset che realizzo, trovate i miei impulse response, i corsi, le masterclass e molto altro. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!